Bentornati, nel video di oggi rispondiamo alla domanda: devo avere i soldi per 100 azioni se ho un'opzione? Questa domanda mi è stata fatta su Instagram ed esattamente era: a prescindere dal premio pagato o incassato, comunque sul conto devi avere il capitale necessario per l'acquisto o la vendita di 100 azioni? E la risposta che ho dato io è un no barra ni. Andiamo a vedere perché. Se devo avere i soldi per comprare le azioni, se compro una call, che è un diritto a acquistare, la risposta è no, perché in questo caso tu hai un diritto da esercitare per l'acquisto e non deciderai in seguito se acquistare o no, quindi per ora hai solamente pagato una quota per un diritto. Invece, devo avere i soldi per le azioni se compro una put che ha un diritto a vendere? No, ugualmente in questo caso perché tu hai acquistato un diritto di esercitare una vendita, potrai rivenderti il diritto quando vuoi e non sei obbligato a fare nulla con le azioni, potreste proprio non averle mai. Quindi quando compro un'opzione, call o put che sia, non ho bisogno di tenere da parte i soldi per le azioni, perché il rischio massimo è il costo o comunque il valore del premio quando abbiamo acquistato l'opzione call o put. Non arriveremo ad esercitare l'opzione a scadenza, più delle volte l'opzionista non lo fa, ed avremo bisogno solamente di sapere che quello è il massimo rischio, il costo che abbiamo sostenuto. Pensate più che altro all'opzione come una cosa disgiunta dall'azione, cioè un bene a sé stante che si può acquistare, in questo caso l'abbiamo comprata, e poi tenteremo di venderla a un prezzo più alto per trarne profitto. Questo è quello che cerchiamo di fare con un'opzione acquistata. Se il titolo va contro la nostra aspettativa, chiaramente perderemo al massimo che cosa? Il valore, il costo o il premio, comunque quanto abbiamo pagato quell'opzione acquistata. Potremmo aver acquistato un'opzione con $200 di impegno, avremo pagato $200. Se il titolo va contro la nostra posizione, chiaramente potrebbe anche arrivare a zero, quindi aver perso i $200. Non abbiamo bisogno, non avremo in ogni caso assegnate le azioni né short né long. Quindi se il titolo sale, un'opzione call che ha il diritto a acquistare, sale di valore anche lei. Noi ne trarremo profitto vendendola prima della scadenza, quello che fanno la maggior parte degli opzionisti, non arrivare mai a scadenza. Se il titolo scende, un'opzione put, che ha il diritto di vendere, sale di valore anche lei, ma noi ne trarremo profitto vendendola ugualmente prima della scadenza. Se le opzioni comprate invece avranno un valore, quindi scadranno ITM, arrivo a scadenza, non le ho rivendute, solamente in questo caso, nelle opzioni comprate che detengo ancora a scadenza in the money, avremo 100 azioni long o short a seconda se abbiamo comprato la call o la put. Questo è l'unico modo per dover avere le azioni se abbiamo comprato. Quindi decideremo noi a scadenza se vogliamo le azioni o non, e da qui chiaramente dobbiamo avere la liquidità necessaria per avere le azioni o long o short. Quindi devo avere i soldi, nell'altro caso invece devo avere i soldi per le azioni se vendo un'opzione. Qui mi è venuto da rispondere no e sì. In questo caso il massimo rischio nel vendere un'opzione è la massima variazione possibile del sottostante. Questo ci espone in modo più grande rispetto all'acquisto. Quindi il massimo rischio è la variazione massima del sottostante, che è l'azione in questo caso nell'esempio della call o della put, e il diritto che hai venduto in rari casi, quando ci sono movimenti ampi del sottostante, può anche essere esercitato dalla persona che ce l'ha acquistato prima della scadenza. E qui nascono i problemi, perché qui allora dovrò avere dei soldi impegnati in modo diverso. Quindi il massimo rischio, abbiamo detto, è la variazione massima possibile del sottostante, nel caso dell'azione. La vendita di opzioni, quindi, o avere opzioni nude oppure avere opzioni naked, come possono essere definite, è sconsigliata chiaramente ai neofiti perché non saprebbero magari usare delle strategie adeguate per comportarsi, per non, diciamo, avere perdite eccessive.
Che cosa succede se vieni assegnato e arriva a scadenza la tua opzione, è diventata in the money? Consiglio di andare a vedere gli altri video che ho fatto, questo è il quarto che faccio sulle opzioni, di andare a vedere le altre per capire in the money, at the money, out of the money. Se il titolo è andato se l'opzione call, ad esempio, è andata a finire in the money e voi l'avete venduta, voi vi troverete 100 titoli short allo strike a cui avete venduto l'opzione. Se voi avete invece venduto una put, vi troverete 100 titoli long a scadenza assegnati allo strike che voi avrete venduto. Potremmo fare degli esempi in cui succedono le cose un po' pericolose che sono capitate ultimamente su alcune azioni. Ho preso un titolo a caso, Lemonade, immaginiamo di vendere una call a scadenza chiaramente del venerdì di gennaio, del terzo venerdì di gennaio che è normalmente la scadenza delle call. Abbiamo venduto una call 80, che vuol dire? Quando acquistiamo una call strike 80 siamo rialzisti, speriamo che il titolo vada sopra 80 e ancora di più, se la vendiamo siamo ribassisti. Immaginiamo un ipotetico di aver venduto la call incassando $200. Vediamo cosa fa il titolo nei giorni successivi. Il titolo comincia a scendere. Noi siamo tranquilli, tutto bene. Il titolo arriva al nostro strike e comincia a salire vorticosamente. Calcolate che noi abbiamo la scadenza del terzo venerdì di gennaio per muoverci. In questo momento noi stiamo perdendo un bel po' di soldini. Velocizziamo un po' e facciamolo arrivare al 29 gennaio. Eccolo qui, siamo ancora a dicembre, scende, scende. La nostra call che abbiamo venduto a $200 in questo momento, guardate dove sta. C'è da prendere veramente un bello spavento, cioè praticamente è più del doppio del prezzo. Noi qui, se fosse oggi la scadenza, dovremmo, ci daranno i titoli short a 80, se fosse oggi la scadenza, e noi dobbiamo andarli a riacquistare a mercato a 180, che vuol dire che abbiamo 100 punti di $100 di differenza, dobbiamo moltiplicare il tutto per 100 volte perché ogni opzione call chiaramente ha come sottostante 100 azioni. E chiaramente in questo momento la nostra call che ci aveva fatto incassare $200 ce ne sta perdendo 10.000 meno 200. Qui un attimino ci riprendiamo, ma siamo comunque sempre vicini alla scadenza e se l'opzione verrà esercitata vediamo che succede. Ecco qui riassunto cosa è successo. Al terzo venerdì di gennaio il prezzo è a $144. La nostra call che abbiamo venduto a $200 attualmente sarà in the money, cioè avrà preso valore. Il suo valore è di circa $6.400. Come fate a trovarlo? È tutto valore intrinseco. Vi consiglio di vedervi il terzo video che ho fatto sulle opzioni, della nostra chiacchierata sulle opzioni. A scadenza sta a 144. Se togliamo 80, che è lo strike della call che abbiamo venduto, questa distanza qui è di $64. Per 100, che sono le azioni che ogni opzione detiene, quindi abbiamo una perdita, diciamo l'opzione varrà sicuramente $6.400, abbiamo una perdita di 6.200 perché di 6.400 del valore dell'opzione noi ne abbiamo incassati 200, cioè noi l'abbiamo venduta a 200, dobbiamo ricomprarla a 6.400 se non vogliamo avere i titoli. Se vogliamo avere i titoli comunque ci daranno dei titoli che adesso valgono $144, ma sul nostro conto noi vedremo comunque meno 6.400 perché noi li avremo venduti 80 e ce l'abbiamo in cassa diciamo in portafoglio in questo momento a $144, che sono 64
dollari di distanza ognuno con l'altro. Quindi come se non sapete muovervi con le opzioni vendute, l'opzionista avrebbe magari fatto qualcosa per recuperare, sicuramente non avrebbe incassato questa perdita. Chi sa fare qualcosa di più di un neofita sulle opzioni vendute non avrebbe incassato la perdita dei 6.200 dollari. Se lo cominciate a fare come prima operazione, direi proprio che non è consigliabile. Esempio proprio macroscopico: se fossimo stati a giocare con le opzioni su GameStop qualche tempo fa, come avrete sicuramente sentito chi fa trading, GameStop stava a 20 dollari, se cominciamo a prendere una direzione sbagliata, ad esempio qui uguale una call ribassista anche a 24 dollari, sapete poi come è andata a finire. Questo titolo in pochi giorni ha avuto, diciamo, un po' di alta marea fino ad arrivare a 415 dollari. Non ve lo faccio il calcolo da 20 a 400 perché mi sembra veramente diciamo, un po' difficile da digerire. Spero che il video sia stato interessante, che abbia risposto a qualche curiosità, a qualche domanda. E diciamo che oltre ad aver risposto alla prima domanda che mi è stata fatta, spero di avervi fatto capire un po' di più su che cos'è la differenza tra vendere opzioni o acquistare opzioni. Vi ringrazio come al solito e vi auguro buon divertimento.